In questa lezione tratteremo la pizza in pala alla romana, un impasto a me carissimo con grandi caratteristiche di leggerezza e croccantezza. Andremo a preparare una biga, quindi un prefermento, per poi il giorno dopo fare il rinfresco e per fare poi tutte le fasi annesse al prodotto, quindi tutta la parte di manipolazione, lievitazione, cottura e infine ovviamente mangiamo tutto quello che abbiamo fatto. Per avere un prodotto di altissima qualità andremo a fare questa tipologia di impasto con un prefermento chiamato biga. Sicuramente l'avrete già sentito in tante tipologie di prodotto e altri tipi di prodotti. Sostanzialmente la biga è un prefermento, quindi è una pasta che prelievita e prematura, prefermenta il giorno prima. Sostanzialmente è un preimpasto che bisogna fare 13-14 ore prima, ok? Quindi è un impasto che dona grande croccantezza, grande digeribilità, ma soprattutto un grandissimo profumo. Quindi tutte le caratteristiche del prodotto saranno appunto dettate dalla sua buona riuscita. Gli ingredienti che ci servono sono 3, che sono farina tipo 0 forte, in questo caso useremo la mia farina personale, un bellissimo progetto fatto insieme a Molino Pasini. Avremo bisogno di acqua a temperatura ambiente, quindi sui 20 gradi, e lievito di birra. Ora andiamo a pesare la nostra ricetta. Vi ricordo che tutte le dosi le trovate nel PDF in allegato a questo videocorso. Andiamo pure a pesare direttamente. Pesare è una cosa fondamentale, sembra scontata, ma soprattutto quando si fanno piccoli impasti è una cosa importantissima. Quindi pesare sempre tutto. Anche la pizzeria non è molto diversa dalla pasticceria, cerchiamo di pesare ogni singolo elemento. Anche questo è sinonimo di grande professionalità. Oggi tratteremo le stesse identiche dosi che ci sono nell'allegato. Per il lievito di birra invece useremo una bilancina piccola apposta da grammo, quindi per essere più precisi possibile. Quindi cerchiamo di essere molto precisi in questa cosa. Andiamo direttamente a mettere il nostro lievito di birra nella farina, non serve scioglierlo nell'acqua, è un microrganismo che appena viene a contatto con l'umidità, quindi con l'acqua, si attiva. Adesso praticamente la prima cosa da fare è quella di miscelare il lievito di birra insieme alla farina, ok? Quindi sbriciolatelo senza grandi problemi. La proporzione è fissa nella biga perché è un prefermento studiato ad hoc, quindi la ricetta della biga è su ogni chilo di farina abbiamo il 45% di acqua, quindi che sarebbero 450 grammi, e l'1% di lievito di birra fresco, quindi sarebbero 10 grammi ogni chilo di farina. Altra cosa molto importante è la farina utilizzata per un certo tipo di prodotto. La collaborazione che è nata tra me e Molino Pasini è stata di creare una farina forte che andasse incontro a tante esigenze di mercato, soprattutto al giorno d'oggi dove il mercato è sempre in evoluzione, no? Quindi escono sempre farine diverse. La mia idea invece è stata quella di ritornare un po' indietro, no? Quindi limitare al massimo tutte le referenze di farine. Se pensiamo a una volta, no? C'erano solamente 4-5 referenze in un mulino, oggi ce ne sono magari più di 30-40, quindi la mia idea è stata quella di creare una farina adatta a molteplici prodotti. Difatti la mia farina è andata a sostituire grandissima parte di farine che avevo in laboratorio, quindi è una farina forte. Noi parliamo di un 380 di W, quindi l'indice di forza di una farina, ed è adatta appunto a molteplici cose, a partire dai prefermenti, quindi le bighe come in questo caso, i rinfreschi della pasta madre, quindi tutto il cibo che va dato alla pasta madre stessa. Si possono fare anche grandi lievitati dolci quali pandoro, panettone, colomba, eccetera eccetera. In più possiamo passare anche alla viennoiserie francese, quindi tutto quello che riguarda croissant, paste danesi, eccetera eccetera. Oltre a questo tutto il campo panificazione, quindi pane, baguette, tutte le varie tipologie di pane, ecco. Quindi è una farina adatta a tutto. Quindi questo riduce tantissimo appunto la referenza che si hanno in laboratorio, quindi cercando di restringere il più possibile gli spazi che ci sono in un magazzino, soprattutto ad esempio nella mia attività che è abbastanza piccolina. Quindi ora
Bando alle ciance, ritorniamo a pesare. Andiamo a pesare la nostra acqua. Questa è acqua a temperatura ambiente. Fate conto che una biga corretta deve uscire all'incirca sui 16-18 gradi, quindi fate conto che la farina più o meno è 1-2 gradi in meno alla temperatura dell'ambiente in cui sta, quindi prendetevelo come esempio. Andiamo a mettere l'acqua, quindi il 45% come vi ho detto prima. Ora andiamo a incominciare a impastare. La biga deve avere delle caratteristiche ben precise, non deve essere un impasto liscio, omogeneo, ma al contrario, deve essere un impasto molto grezzo. L'unica cosa che dobbiamo fare è cercare di miscelare, quindi di bagnare tutta la farina fresca che abbiamo nella ciotola. Quindi incominciamo pian pianino a far assorbire tutta l'acqua, cercando appunto di non impastarla troppo. Fate conto che solitamente a impastare la biga ci vogliono 2-3 minuti. Se lo si fa a macchina, anche 1 minuto, 1 minuto e mezzo, quindi la metà del tempo. Andiamo proprio come se fosse anche una pasta frolla, no? Quindi andiamo anche a scrollare bene, quindi anche proprio a spezzare tutti i vari componenti. Non serve appunto creare glutine, come vi dicevo. Il motivo per cui l'impasto deve rimanere grezzo è che durante la fermentazione, quindi durante queste 13-14 ore che la biga dovrà fare, già naturalmente, grazie alla fermentazione, muovendosi e quindi creando fermentazione, creano calore, di conseguenza questo movimento va naturalmente già a sviluppare parte di glutine. Difatti poi vedremo la biga matura il giorno dopo e vedrete che la biga sarà più elastica rispetto a ora. Quindi per avere un impasto perfetto il giorno dopo, quindi durante il rinfresco, non serve che l'impasto sia completamente legato, perché se avessimo un impasto già completamente legato, quindi una biga completamente legata, andremo poi a rovinare il glutine. Quindi noi dobbiamo cercare di avere un glutine grezzo per poi lavorarlo e quindi averlo liscio poi l'impasto finale. Questa cosa è molto importante, non sottovalutatela. Allora la cosa importante è quella di cercare di far assorbire, come dicevo prima, tutta la farina fresca. Questo perché? Perché se noi lasciassimo della farina fresca, quella parte di farina non va a fermentare nella maniera corretta, perché non essendo bagnata non si innesca la fermentazione. Quindi avremo una parte di biga che non lavora. Come vedete tutta la farina fresca è stata assorbita anche sotto, quindi adesso andiamo a coprire il nostro impasto con della pellicola trasparente. Non serve fare dei buchi in superficie, quindi per far sì che entri ossigeno, perché già naturalmente all'interno della ciotola troviamo ossigeno, che è parte fondamentale per la riproduzione dei lieviti. Questa cosa è molto importante. Cercate di tenere la biga in un contenitore che contenga almeno il doppio del volume, quindi diciamo che se abbiamo 1 chilo di biga cercate di metterla in un contenitore da 2 kg all'incirca, ok? Ora andiamo a riporla in un luogo fresco sui 16-18 gradi, quindi se avete una cantina, se avete un luogo leggermente più fresco, lasciatela lì. Ci vediamo fra 13 ore. Dopo che la nostra biga è maturata, quindi dopo 13 ore, possiamo incominciare a fare la fase di rinfresco. Avremo bisogno di altri semplicissimi ingredienti che sono sempre la mia farina, quindi sempre tipo 0, la nostra biga matura, malto in polvere che servirà per apportare degli zuccheri semplici al nostro impasto, quindi visto che la biga è un preimpasto che è molto forte in cui gran parte degli zuccheri contenuti nella farina sono stati maturati e quindi consumati dai lieviti stessi, andiamo ad aggiungerne una parte appunto per far sì che il nostro prodotto poi colori in modo uniforme durante la cottura. Questa cosa è molto importante. Poi ci sarà un'altra parte di lievito di birra che darà ancora maggiore spinta, quindi per avere un prodotto che sviluppi in maniera migliore verso l'alto, e poi sale. Come avete notato non ci sono grassi all'interno di questo impasto
perché secondo me, per la mia piccola esperienza, se noi dovessimo mettere una piccola percentuale di grasso, che sia un olio extravergine d'oliva in questo caso, solitamente negli impasti pizza, più o meno del 3-4%, quindi alla ricetta che trovate in allegato sarebbero 30-40 grammi, ho visto che non ci sono molte differenze, quindi se secondo me non ha senso mettere una cosa, evito di metterla, quindi piuttosto lo mettiamo a fine cottura, che valorizza l'olio stesso e il prodotto stesso che andiamo a fare, appunto. Quindi, come vedete, la biga durante queste 13 ore, come avevo spiegato prima, ha formato già di sé per sé una parte di glutine importante, quindi vedete che è già formata. Le caratteristiche che deve avere una biga matura sono molto semplici, però da tenere sempre bene a mente, che sono: la prima è che non deve appiccicare alle nostre mani, quindi deve essere un impasto che non è appiccicoso. Se dovesse appiccicare significa che avete sbagliato qualcosa, o la temperatura di mantenimento della biga era troppo alta, quindi verso i 25-26 gradi. Altra cosa molto importante è vedere anche il profumo e sentire il profumo che ha. L'impasto deve essere di un odore e un profumo che non dia fastidio al naso, deve sapere di farina, di fermentazione, però non deve essere un odore sgradevole, ok? Quindi questo è molto importante. La prima cosa che andiamo a fare è spezzettare la nostra biga, semplicemente con le mani, e andiamo all'interno della nostra planetaria, ok? Quindi proprio spezzatela in modo molto, molto casalingo. Ora andiamo a pesare la nostra farina. Questa è una ricetta, si chiama 80-20, cioè vuol dire che l'80% della farina totale, quindi gli 800 grammi in questo caso, hanno lavorato il giorno prima, mentre invece i restanti 200 grammi andiamo a inserire nel rinfresco. Questo è un ottimo rapporto 80-20 per avere un buonissimo prodotto in fatto di digeribilità, quindi l'80% dell'impasto totale ha già prematurato e prelievitato, il rimanente 20 lo facciamo in queste 3-4 ore che vengono adesso. Ora andiamo a inserire la nostra farina. Poi andiamo a mettere malto. Io lo uso in polvere perché è molto più comodo da conservare. Potete usare anche il malto in sciroppo. Dalla ricetta che troverete, se voi usate quello in sciroppo, ne dovete mettere il doppio, ok? Aggiungiamo la parte di lievito di birra, fondamentale. E ora, una volta che abbiamo tutto pesato, andiamo a inserire tutto. Dell'acqua che trovate nel ricettario ne va messa una parte, più o meno la metà, ok? Quindi della seconda parte di acqua che avete andiamo a metterne, a pesarne la metà e inserirla subito. Essendo un impasto ad alta idratazione è fondamentale che noi quest'acqua la andiamo a mettere poca per volta. Questo perché la farina è un elemento vivo che ha bisogno del suo tempo per assorbire tutti i liquidi, tutti gli ingredienti che abbiamo nella ricetta. Piuttosto che metterne tanta, state un po' schisci, come dico io, pian pianino, e poi andiamo a dargliene poco per volta quando andiamo a impastare. La prima parte è fondamentale. Adesso andremo a creare la famosa zucca, cioè vuol dire miscelare tutti gli ingredienti e far sì che questi formino una zucca, quindi che l'impasto si incominci a creare, diventi appunto elastico, asciutto, e poi dopo di questo possiamo inserire il sale. Quindi il sale ha 3 grandi effetti sulla nostra pasta. Il primo è un effetto di salatura della pasta vera e propria, quindi dare sapidità, dare sapore alla pasta. La seconda è la regolazione della fermentazione, fondamentale, quindi il sale regola la fermentazione all'interno, quindi per avere una fermentazione corretta all'interno di un impasto il sale ci aiuta appunto a non avere sbalzi di fermentazione. La terza cosa fondamentale è l'effetto restringente che ha il nostro impasto, quindi dà struttura, dà forza, dà tenacia. Si dice tenacità in gergo pizzaiolo, cioè vuol dire
che un impasto più è tenace e più tende a restringere, quindi a essere una cosa elastica. In questo videocorso mi sentirete parlare di due concetti fondamentali che sono elasticità ed estensibilità. Sembrano due sinonimi, ma in realtà sono due concetti completamente diversi. Una cosa elastica è una materia che si tira e tende a tornare al suo stato originale, quindi tende a restringersi, mentre invece un oggetto estensibile è qualcosa che noi allunghiamo e quell'oggetto tende a tenere quella struttura, quella tipologia di struttura lì. Ok, molto importante. Noi in questo caso andremo a cercare un prodotto elastico, soprattutto a fine impasto. Allora la velocità della macchina è una cosa importante, ma anche non troppo, nel senso che la cosa importante è sempre quella di tenere sotto controllo la temperatura finale dell'impasto. Fate conto che per un impasto del genere noi cerchiamo di uscire in un range di temperatura compreso tra i 22 e i 28 gradi, quindi avete 6 gradi di range in cui la pasta non perde le sue proprietà del glutine e fermenta nel modo corretto. Quindi qui abbiamo la massima espressione, in questo range, la massima espressione della lievitazione stessa. Quindi adesso possiamo anche andare ad aumentare leggermente, facciamo una velocità intermedia. Ora vado a pesarmi il sale. Per questa ricetta stiamo su un 2,5%, che sarebbero 25 grammi di sale ogni chilo di farina. Volendo potete aumentare del 5% o diminuire del 5% in base ai vostri gusti e anche in base se qualcuno fa una dieta particolare o che ha bisogno di ridurre il sale di qualsiasi modo. Però ricordatevi che il sale in una ricetta da pianificazione è fondamentale, appunto per i motivi che vi ho spiegato prima. E andiamo anche a pesare poi l'acqua rimanente. Quest'acqua cercate di tenerla sempre al fresco, quindi una volta pesata la riponete in frigorifero e man mano che poi andremo a inserirla nell'impasto andremo a metterla e a riporla in frigorifero. Molto importante che l'acqua sia fredda, perché in una planetaria domestica ma anche a livello professionale in grandi quantità questo genere di impasti ha bisogno di essere impastato 7-8 minuti in più rispetto a un impasto normale, quindi ha più attrito meccanico all'interno e quindi di conseguenza l'impasto si scalda più velocemente rispetto a un classico impasto. Eccoci qua, come vedete l'impasto si stacca perfettamente dalle pareti. Ora andiamo a inserire il sale. Andiamo a vedere che è pronto l'impasto per il sale, si stacca completamente dalle pareti. L'impasto è anche di un colore che non è più lucido come prima, ma tende a essere leggermente opaco, quindi vuol dire che ha assorbito i liquidi che noi abbiamo messo. Andiamo a inserirlo. Non serve scioglierlo nell'acqua, ok? Comunque l'impasto è già umido di sé per sé. Ora, una volta inserito il sale, possiamo incominciare ad aumentare la velocità, ok? E inserire almeno in 4 volte, quindi in 4 step, quell'acqua che abbiamo in frigorifero. Ecco qua la nostra acqua da frigorifero, la trasferisco in un contenitore un po' più comodo, così riusciamo a inserirla meglio nella planetaria. Quindi, primo step. Inizialmente abbassiamo un pochino la velocità così da non farci la doccia. Appena l'impasto tende ad assorbire possiamo riaumentare la velocità. Arrivati a questo punto, volendo, potete anche staccare parte di impasto che è rimasta qua senza grandi problemi. Andate a rimettere la pasta giù e incominciare nuovamente a impastare. Vedete adesso l'impastatrice, l'impasto come segue bene il gancio, ok? Quindi questo è il concetto che vi dicevo prima, elasticità, quindi la pasta segue molto bene il gancio. Mettiamo l'acqua.
Ok, aumentiamo la velocità. Vedete, si sta staccando ancora una volta dai lati. Questo è anche sintomo di avere una buona farina di base, ok? Quindi la scelta di una buona farina, essendo il 100% della nostra ricetta, è una parte fondamentale, quindi non badate a spese sotto questo punto di vista, cercate di trovare una farina tecnica, adatta e creata apposta per fare quel determinato prodotto che volete andare a fare, in questo caso la pizza in pala romana. Acqua assorbita, andiamo con l'altra parte di acqua. Una volta terminato l'ultimo goccio di acqua all'interno, il nostro impasto sarà pronto. Una volta pronto, lo lasceremo in una boule almeno grande il doppio del nostro impasto e andremo a farla raddoppiare di volume. Ci vediamo dopo. Una volta che il nostro impasto è terminato, andiamo a riporlo in una boule oliata. In questo caso userò dell'olio extravergine d'oliva, quindi poco olio. Andiamo a riporlo bene anche nei bordi, importante. Il nostro impasto è qua pronto, quindi deve avere questa consistenza qua, quindi deve essere un impasto ben elastico. E adesso praticamente andiamo a riporlo all'interno della ciotola. Quindi ci diamo una mano con una marisa oppure con le nostre mani. Andiamo a riporlo qui dentro e ora aspetteremo il suo raddoppio, quindi da qui andremo a prenderlo all'incirca qua. Ci vorranno all'incirca 1 ora e mezza, 2 ore in base alla temperatura che avete di casa. In questo caso il top sarebbe farla lievitare a 22-23 gradi, quindi se avete anche la possibilità riponete la boule stessa in un forno spento con la luce accesa. Eccoci qua, il nostro impasto ha raddoppiato di volume, come vedete. Anche una cosa molto importante da vedere è che se noi guardiamo di profilo la nostra pasta fa una leggera conca, quindi fa una leggera C al contrario, e quindi questo significa che il nostro impasto è in forza. Adesso andiamo a ribaltarlo sul tavolo, sulla nostra sdraiatoia in legno, e poi siamo pronti per fare le nostre pesate. Se avete a casa potete utilizzare una semola di grano duro, quindi per spolverare e per stendere, però in questo caso possiamo usare anche una farina di tipo 1. Questo perché non una farina bianca? Perché la farina tipo 1, contenendo crusca, ci aiuta a far sì che il nostro spolvero, in questo caso, non si attacchi più di tanto sul prodotto finale. Andiamo a rovesciare il nostro impasto. Ora andiamo a mettere il nostro spolvero all'interno della nostra boule. Io ancora uso tuttora, diciamo è il primo metodo che ho imparato ed è ancora secondo me quello più efficace, quello con cui mi trovo bene. Quindi tutta la farina di spolvero all'interno, creiamo una piccola fontanella, ok? Quindi andiamo a fare la nostra tara della bilancia e andiamo a pesare il nostro impasto. Proprio una spolverata di farina tipo 1 al di sopra della nostra pasta, e a differenza di un impasto solido, quindi duro, questo essendo un impasto ad alta idratazione, non serve che noi andiamo a spezzarlo proprio in questo modo qua, non serve a niente, ma servono dei piccoli tocchi, quindi dobbiamo semplicemente andare all'interno della pasta con un tarocchino, andare a spostare una pasta da un lato all'altro, così che questa parte non va poi ad incollarsi con questa parte, ok? Per una pizza in pala casalinga, quindi cotta nel forno di casa, avremo bisogno di un panetto di all'incirca 600 grammi, ok? Adesso andiamo a fare più o meno una preforma circolare, cosa molto importante perché noi andremo a fare delle pagnotte circa di una misura ovale, ok? E quindi è molto più semplice far venire un ovale da un cerchio piuttosto che da un rettangolo. Quindi quando andiamo a fare questo lavoro qua cerchiamo di già fare una preforma abbastanza circolare. Quindi prendiamo il nostro impasto e andiamo a lavorare in questo modo, ok? Vedete che io non sto maltrattando la pasta, ma è una cosa molto molto delicata, ok? Una volta spezzato più o meno
andiamo a prenderlo e a ribaltarlo a testa in giù sul nostro banco. Fortunatamente ho pesato giusto. Ora, una volta che abbiamo il nostro impasto qui, andiamo a chiuderlo, ok? Quindi andiamo a prendere, come dico sempre io, il lato sud, quindi il lato verso di noi, e il lato nord, quindi in questo caso verso di voi. Andiamo a prendere e a unire i due lembi e andiamo a pizzicare la pasta. In questo modo andiamo a chiudere la parte sotto. Andiamo a fare questo lavoro per il resto della pagnotta, creando praticamente come se fosse un raviolo cinese, ok? Una volta che abbiamo fatto questo movimento, pieghiamo le orecchie, le mettiamo all'interno e poi con i nostri pollicioni andiamo a alzare la pasta e a chiudere bene tutta la nostra pagnotta. Una volta che è ben chiusa, la giriamo a testa in giù, ok? Gli facciamo un tuffo all'interno della nostra farina e la posizioniamo qua nella nostra spianatoia. Dopo sarà pronta per essere messa nella barella, nella cassetta di plastica alimentare e fatta lievitare un'ulteriore ora e mezza all'incirca, sempre a temperatura ambiente, temperatura 20-22 gradi. Andiamo a fare un'altra pagnotta ora, quindi sempre cercando di fare una forma pre-circolare. Andiamo a prendere la nostra palla, la giriamo a testa in giù. Ecco, vedete, adesso siamo al di sotto del peso desiderato, quindi prendiamo un semplice dito e con il nostro tarocchino andiamo a prendere il nostro impasto e posizionarlo al centro, proprio dove andremo poi a chiudere. Ne manca ancora un pezzettino. Ok, ora, visto che tutti i pezzi sono all'interno, adesso andiamo sempre a chiudere nel modo in cui abbiamo fatto prima. Quindi lato sud, lato nord, andiamo a mettere le due estremità qui al di sopra. Quindi tutti i pezzi sono sotto, sono chiusi dentro. Ok, poi qua più siete bravi a lavorare senza farina e più avrete un prodotto di qualità, perché comunque la farina, se ne usate tanta, rischiate che non vi fa chiudere questo raviolo, questa pagnotta, ok? Quindi avrete un problema poi durante la fase di lievitazione, che praticamente la palla tende ad aprirsi proprio nella parte sottostante. Una volta qua abbiamo le nostre due belle orecchie, andiamo al centro, pollicioni che spingono verso l'alto e andiamo a chiudere la nostra pagnotta. Andiamo a chiuderla bene, ok? E questa è la nostra alta pagnotta. Ora andiamo a mettere il nostro panetto all'interno della plastica alimentare. Vedete, qua abbiamo un angolo di 90 gradi, quindi abbiamo già il bordo che ci tiene alzata la pasta, quindi questo è un modo per anche dare più forza alla pasta e far sì che la plastica stessa, la barella stessa aiuti la nostra pasta a crescere verso l'alto. Quindi cerchiamo proprio anche di dargli una mano, quindi anche con la mia bella manona andiamo proprio a metterla vicino. Vedete che lei come non collassa, che resta lì. Questa è una cosa molto importante, è un bellissimo segno, ok? Adesso procediamo con tutte le altre. Quindi andiamo proprio a metterle vicino e proprio dargli una mano, va bene? Io vi consiglio di tenere 4 pagnotte a cassetta. Questa è una cassetta 60x40, quindi una cassetta proprio perfetta per la ricetta che vi abbiamo dato. Ce ne staranno proprio appunto 3. Una volta messe le nostre pagnotte all'interno della cassetta, andiamo a coprirle, quindi potete mettere un'altra barella stessa uguale. Ora andiamo in lievitazione a temperatura ambiente 20-22 gradi fino al raddoppio del volume. Ci vediamo dopo. Quindi ora mettiamo a frutto il nostro lavoro, andiamo a cuocere e poi andremo a farcire le nostre pizze. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.